Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è veramente molto semplice, è una maxi maglia con lavorazione a pannelli con un punto semplicissimo, però crea queste bellissime onde, è veramente molto suggestivo, alla quale ho voluto realizzare uno scollo asimmetrico. Cosa significa? Significa che ho lasciato una spalla più lunga e una più corta. Io ho voluto realizzare una taglia over, però voi ovviamente siete liberi di realizzare la taglia che più vi interessa o farne addirittura un copricostume, un abito per poi mettere una cintura in vita. Potete veramente sbizzarrirvi con la fantasia. Non ho più niente da aggiungere, quindi vi lascio all'occorrente e alla spiegazione del progetto stesso. Per questo progetto sono andata ad utilizzare il filato Iggy della Tessiland nella variante Giada. Sono andata a lavorarlo con un uncinetto numero 3,5. Dopodiché, per fare le maniche, ho utilizzato un uncinetto di una mezza misura più grande, cioè il numero 4, perché il punto tende a stringere e quando sono andata ad eseguire le maniche non mi piaceva l'effetto che faceva, quindi ho usato un uncinetto di una mezza misura più grande. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, un ago da lana, alcuni marcapunti e una forbice. Prima però di passare all'esecuzione del progetto, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e ad attivare la campanellina che vi aggiornerà per ogni novità che pubblicherò, e se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Io i pannelli li ho già eseguiti entrambi, uno completamente, l'altro lo finiremo insieme. Intanto prendiamo le misure. È una maxi maglia ed è un 55,5 per 63. Ovviamente è una lavorazione a pannelli, voi come misura considererete la misura che più vi aggrada. Io ho voluto fare una maglia piuttosto morbida per poi farla diventare un monospalla, quindi ho aggiunto un 10-15% in più in base alla mia semicirconferenza e sono andata ad allungare di circa 7-8 cm rispetto alle maglie che porto di solito. Deciderete poi voi la misura della maglia che vorrete, se la volete più stretta o morbida oppure più corta o più lunga. Detto questo, passiamo a fare il campione. Io vi farò un campione del punto, poi dopo andremo a vedere come ho fatto a raddrizzare questo punto. Vi dico solo, per la misura del pannello, cioè 55-56 cm, con questo filato, questo uncinetto e la mia mano ho montato 121 catenelle. Dobbiamo però tenere in considerazione il multiplo del punto, che è di 12 più 1. Io in questo caso facciamo 24 catenelle più 1, 25. Fatte le mie 25 catenelle, le 25 mi sembra un po' poco, ne aggiungo altre 12, facciamo 37. Ok, a queste 37 catenelle ne aggiungo una per voltare. Entro nella numero 2 partendo dall'uncinetto, faccio un punto basso e 2 catenelle, che sarà il mio primo punto alto. Dopodiché, facoltativo, io l'ho fatto, sono andata a ripassare tutte le catenelle a punto alto. Voi però, se non volete fare questo passaggio, non fatelo o magari andate a rifinire dopo, come meglio credete. Quindi vado a ripassare tutte le mie catenelle a punto alto e ci vediamo quando ho finito le catenelle. Ripassate le catenelle a punti alti, iniziamo con la riga numero 1 di lavorazione. Salgo con 3 catenelle, questo punto lo inizierò con le 3 catenelle iniziali sempre, anziché punto basso su punto basso. Dopodiché entro nel punto che ho qua sotto, subito sotto, e vado a fare 4 punti alti nello stesso punto di base. Comprese le 3 catenelle saranno 5.
aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel sesto punto utile, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, faccio un punto alto, faccio 2 catenelle di separazione, entro nel sesto punto e faccio un ventaglietto formato da 4 punti alti, due catenelle e altri 4 punti alti nello stesso punto di base. Aggiungo 2 catenelle di separazione, vado sempre nel sesto punto utile e lavoro un punto alto, 2 catenelle, entro nel sesto punto e vado a rifare il ventaglietto di 4 punti alti, due catenelle e 4 punti alti nello stesso punto di base. Entro nel sesto punto utile e faccio un punto alto, faccio 2 catenelle, fatte le 2 catenelle di separazione entro nel sesto punto utile, che non è nient'altro che l'ultimo punto, cioè la terza catenella partendo dal basso dell'inizio del giro precedente, e facciamo 5 punti alti nello stesso punto di base. E abbiamo terminato la riga numero 1. Ora salgo con la riga numero 2, salgo con 3 catenelle, rientro nello stesso punto che ho qua sotto, subito sotto, e vado a fare 3 punti alti aggiuntivi, quindi compreso le 3 catenelle avremo un totale di 4 punti alti. Dopodiché aggiungo le 2 catenelle di separazione, entro nel punto alto che ho qui solitario e faccio un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto nello stesso punto di base, un punto B praticamente. 2 catenelle di separazione, vado al centro, cioè nell'archetto formato dalle 2 catenelle del ventaglietto, e vado a fare un ventaglietto formato da 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto di base. Due catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel punto da solo, nel punto alto da solo, faccio un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto nello stesso punto, 2 catenelle, entro nell'archetto qui e vado a fare il ventaglietto di 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Aggiungo le 2 catenelle, vado in questo punto qua e faccio il mio punto alto, 2 catenelle, un punto alto, aggiungo le 2 catenelle di separazione, vado nell'ultimo punto utile e vado a fare 4 punti alti.
Finita la riga numero 2 andremo a fare la riga numero 3. Se lo vedete che si allarga, non vi preoccupate, si raddrizzerà il tutto dopo. Mentre se a voi non piacciono queste onde, potete rifinire il lavoro come vi spiegavo prima. Al posto di fare una riga di punti alti, quando avete finito la maglia, avete unito i pannelli, potete fare un giro di assestamento. Io invece ho voluto tenerle queste onde perché somigliano a una piccola smerlatura. Ora partiamo con la riga numero 3. Salgo con 3 catenelle, entro come al solito nel punto qua sotto e vado a fare altri 2 punti alti, compreso le 3 catenelle avremo un totale di 3 punti. Praticamente andiamo a diminuire. Faccio le 2 catenelle di separazione, entriamo qui nel punto V e andiamo a fare 2 punti alti, due catenelle e 2 punti alti, quindi qui stiamo andando ad aumentare. Aggiungo 2 catenelle di separazione, qui andremo a diminuire e faccio 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Tutta la riga numero 3 si svolgerà in questa maniera. In ogni archetto che abbiamo a disposizione lavoriamo 2 punti alti e 2 catenelle e 2 punti alti, e tra un ventaglietto e l'altro facciamo 2 catenelle di separazione. Arrivata a fine riga entro nell'ultimo punto utile e lavoro 3 punti alti. Ora iniziamo la riga numero 4 del motivo. Salgo con 3 catenelle, giro il lavoro, entro nel punto che ho subito sotto e faccio un punto alto. Quindi siamo andati a diminuire. 2 catenelle di separazione e qui andremo ad aumentare. Faremo 3 punti alti anziché 2, quindi 3 punti alti, 2 catenelle e altri 3 punti alti. Due catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e vado a fare un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Vedete, dove abbiamo il punto alto man mano aumenta, dove abbiamo i ventaglietti man mano diminuisce. Quindi faccio 2 catenelle, entro nell'archetto successivo e faccio i miei 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti e continuiamo. Nell'archetto successivo lavoreremo punto alto, 2 catenelle, qui 3 punti alti, 3 catenelle e finiremo con 2 punti alti nell'ultimo punto utile. Terminata la riga numero 4, inizio con la riga numero 5. Salgo con 3 catenelle che saranno il mio punto alto e resteranno solo loro. Dopodiché ne aggiungo 2 di separazione, entro nell'archetto e vado a fare il ventaglietto di 4 punti alti, due catenelle, rientro e vado a fare altri 4 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e faccio un solo punto alto. 2 catenelle, entro nell'archetto che viene dopo,
cioè tra i gruppi di 3 punti alti, e vado a fare 4 punti alti, due catenelle e 4 punti alti. Due catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo, lavoro un punto alto, 2 catenelle, entro nell'archetto dopo, faccio 4 punti alti, 2 catenelle, 4 punti alti, 2 catenelle, vado a finire il lavoro con un punto alto nell'ultimo punto utile. Ho terminato anche questa riga. Come potete vedere, dove ho iniziato con più punti sono andata a diminuire, dove ho iniziato con un punto solo sono andata ad aumentare. Adesso dobbiamo invertire, quindi saliamo con 3 catenelle, giro il lavoro, entro nello stesso punto e vado a fare un altro punto per un totale di 2. Aggiungo 2 catenelle di separazione, qui abbiamo i 4 punti per gruppo e li faremo diventare 3, quindi faremo 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Due catenelle di separazione, andiamo nel punto solitario e facciamo un punto alto, 2 catenelle, rientriamo nello stesso punto di base, facciamo un punto alto, 2 catenelle di separazione, ci spostiamo in mezzo al ventaglietto successivo e facciamo 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti nello stesso archetto di base. Dopodiché proseguo, entro nel punto successivo, vado a fare punto alto, 2 catenelle, dopodiché dopo le 2 catenelle di separazione mi sposterò nel prossimo archetto e vado a lavorare 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, faccio le mie 2 catenelle, mi sposto nella terza catenella partendo dal basso della riga precedente e vado a fare 2 punti alti. Dopodiché salgo con 3 catenelle, entro nel punto che ho subito qua sotto, vado a fare altri 2 punti alti e qui andremo a fare la riga di 2 catenelle, 2 punti alti per ogni archetto tra i gruppi di punti alti, quindi 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e questa riga la facciamo tutta in questa maniera. Arrivata a fine riga vado sull'ultimo punto utile e lavoro i miei 3 punti alti. Salgo con 3 catenelle, entro nel punto che ho subito sotto e vado a fare altri 3 punti alti che, comprese le 3 catenelle iniziali, diventano 4. 2 catenelle di separazione, entro nel primo ventaglietto utile e faccio un solo punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto, 2 catenelle, entro nell'archetto successivo, vado a fare 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Due catenelle di separazione, entro nel ventaglietto successivo e faccio un solo punto alto,
2 catenelle, un altro punto alto e vado a terminare la riga in questa maniera. Arrivata a fine riga, entro nell'ultimo punto disponibile e vado a lavorare 4 punti alti. Faccio le mie 3 catenelle iniziali, giro il lavoro, entro nello stesso punto di base e vado a completarlo con gli altri 4 punti alti per un totale di 5, compreso le 3 catenelle iniziali. 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle tra i 2 punti alti, faccio un solo punto alto, prendo il filo, entro nel ventaglietto successivo e vado a fare 4 punti alti ,2 catenelle e 4 punti alti nello stesso punto di base. Due catenelle di separazione, entro qui tra i 2 punti alti, faccio un punto alto. 2 catenelle di separazione, entro nel ventaglietto successivo e faccio 4 punti alti, due catenelle e 4 punti alti. Vado a terminare la riga in questa maniera. Sono arrivata anche alla fine di questa riga, quindi faccio le mie 2 catenelle, vado nell'ultimo punto disponibile e vado a fare i 5 punti alti. Dopodiché tutto riparte dalla riga numero 2. Il punto da eseguire è semplicemente questo. Adesso vado a prendere il pannello e vediamo come chiuderlo. Vado a raddrizzare il pannello in questa maniera. Entro nel primo punto utile e faccio un punto basso. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione. Vado nell'ultimo punto del ventaglietto, l'ultimo punto alto disponibile, faccio un punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, vado nel punto alto, faccio un punto alto. Faccio le mie 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel primo punto del ventaglietto e faccio un punto alto. Faccio le mie 2 catenelle, vado al centro del ventaglietto e faccio un punto basso. 2 catenelle, entro nell'ultimo punto disponibile del gruppetto con un punto alto. 2 catenelle, entro nel punto alto e faccio un punto alto. 2 catenelle, prendo il filo, vado nel primo punto alto utile del gruppetto con un punto alto, 2 catenelle, entro al centro e faccio un punto basso e ripeto le 2 catenelle, entro qui nell'ultimo punto disponibile col punto alto, 2 catenelle, prendo il filo, entro nel punto alto, faccio un punto alto, 2 catenelle, entro nel primo punto utile, punto alto, 2 catenelle, entro al centro il ventaglietto, punto basso e vado a terminare la riga in questa maniera. In questo modo diamo una raddrizzata al lavoro. Ci vediamo quando ho finito la riga. Sono arrivata a fine lavoro, entro nell'ultimo punto utile e vado a fare un punto basso.
E questo è il nostro pannello finito. Ora andremo a prendere le misure per l'apertura del collo. Io farò un'apertura asimmetrica, quindi cosa faccio? Prendo la metà del lavoro, vado a marcare la metà, farò uno scollo piuttosto ampio di circa 28 centimetri. Se voi volete un'apertura simmetrica, non farete altro che, presa la metà, se volete fare anche voi un'apertura di 28, fare 14 da una parte e 14 dall'altra. Siccome io la voglio asimmetrica, farò 18 centimetri da una parte e 10 centimetri dall'altra. In questo modo la spalla mi resterà spostata. Ovviamente vado a mettere il marcapunti dove c'è il punto, non dove non c'è la catenella, così almeno sarà più robusta l'unione. Con il marcapunti sono andata a prendere anche l'altro pannello e li ho sistemati. Ovviamente il punto è reversibile, decidete voi qual è il diritto, qual è il rovescio, la parte che vi piace di più. Quindi ora vado ad unire i due pannelli semplicemente a punto bassissimo. E sono qui, faccio una catenella, entro nel pannello numero 1, prendo il punto pieno, entro nel pannello numero 2 e vado a chiudere a punti bassissimi. Dopo ho la catenella, entro nella catenella di qua e nella catenella di là e faccio il mio punto bassissimo. Catenella di qua, catenella di là, punto bassissimo, punto alto e punto alto, faccio il mio punto bassissimo, vado a prendere la catenella da una parte e la catenella dall'altra, faccio il punto bassissimo, catenella da una parte, catenella dall'altra e vado avanti così fino a qui. Dopo riprendo dall'altra parte e vado a terminare anche l'altra spalla. Ci vediamo quando ho unito l'altra spalla. Terminato di cucire le mie spalle, metto il lavoro dal diritto e vado a prendere le misure per lo scalfo manica. Io starò con una manichina piuttosto abbondante, come ho fatto abbondante tutta la maglia. Farò uno scalfo di circa 20 centimetri, quindi prendo dal centro, misuro 20 da una parte e 20 dall'altra, dopodiché vado a contare i motivi, posiziono i marcapunti in maniera identica e vado a fare lo stesso discorso dall'altra parte. Ci vediamo quando ho preso le misure. Io una manica l'ho già fatta, ho semplicemente ripreso tutti i punti con una riga di punti alti, dopodiché ho cambiato l'uncinetto e sono andata a fare la mia manichina. Praticamente è solo un motivo completo. La manica però l'ho fatta con un uncinetto di una mezza misura più grande, in modo che non venisse troppo tesa e avere una manica piuttosto uniforme. Ora passiamo alla manica successiva. Semplicemente ho fatto in questa maniera. Prima di tutto, come vi ho mostrato, sono andata a marcare lo scalfo. Dopodiché sono entrata a riprendere tutti i punti. L'unica accortezza è di avere un multiplo giusto, quindi dobbiamo avere un multiplo di 8 più 1. Vado, entro dove ho il marcapunti, faccio punto basso e 2 catenelle, dopodiché lavoro 2 punti per ogni barretta che abbiamo a disposizione. Tengo la codina parallela così almeno è già nascosta e vado a lavorare in questa maniera
cercando di essere fedeli sì ai 2 punti per barretta, oppure qui dove c'è la catenella sono le catenelle da lavorare, sono 2, però cercando di distribuire i punti in maniera piuttosto uniforme, che non siano né tutti ammucchiati né troppo distanziati. Andiamo a lavorare fino al marcapunti. Ho ripassato tutto il mio scalfo manica a punti alti, ora vado a cambiare l'uncinetto, prendo quello di mezza misura più grande, salgo con le mie 3 catenelle, giro il lavoro, entro nel primo punto utile, vado a fare gli altri 4 punti alti, due catenelle di separazione, entro nel sesto punto disponibile con un punto alto e riprendo la sequenza del nostro punto. Io, come vi ho detto all'inizio, ho lavorato un solo motivo completo e l'ho lasciato così. Andrò a chiudere il fianco senza rifinire, senza far niente, mi piaceva così e ho preferito lasciarlo così. Vado a completare l'altra manica, dopodiché ci vedremo per cucire i fianchi. Ho finito anche la seconda manica, ora vado a fare una catenella di sicurezza, taglio il filo piuttosto lungo in modo da avere una codina in meno da nascondere e lo sfilo. Sono andata a prendere il mio ago ed ora vado a cucire. Io lo farò con l'ago, però voi se vi trovate comodi fate pure le cuciture con l'uncinetto a punto bassissimo, cercando di lavorare un po' morbido perché il punto bassissimo tende a tirare un pochino. Quindi vado a prendere un punto pieno da una parte, il punto pieno dall'altra, dopodiché ripasso dietro, prendo il punto pieno da un pannello, il punto pieno dall'altro pannello e farò la cucitura in questa maniera. Cosa importante che abbiamo un motivo da rispettare, quindi dobbiamo stare attenti che il motivo combaci sia da una parte che dall'altra. Quando avrò finito poi questo fianco andrò a fare il secondo e ci vediamo quando ho finito la maglia, quando ho finito entrambe le cuciture. Ed ecco la maglia terminata, davvero un progetto facilissimo, davvero alla portata di tutti. Per quel che riguarda il consumo del filato, questa è sicuramente una taglia over perché abbiamo detto che è circa 55 cm per più di 60 di lunghezza e in tutto ho usato 8 gomitoli e mezzo di filato, considerando che ogni gomitolo pesa 50 grammi, pesa poco più di 400 grammi, però ripeto questa è una XL e una XXL, è veramente una taglia molto ampia. Adesso andiamo a vedere la maglia sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.